Nel mio nuovo mega studio di YouTube da 750 metri quadri i lavori stanno continuando senza sosta e dopo aver praticamente rifatto tutto il giardino esterno ho iniziato con la ristrutturazione dei garage sotterranei. Nell'ultimo video ho fatto cambiare la basculante rotta, portato via la ferraglia, dipinto 4 clair di nero opaco e preparato tutto per i famosi numeroni bianchi in basso a destra. Ora quindi basta chiacchiere e iniziamo con questo nuovo episodio che c'è tanto lavoro da fare. Perfetto, io direi di partire quindi con il primo portone e vediamo cosa succede. Allora, questo qua è il portone 0421. Eccolo qua il 4, dov'è? Nell'ultimo video vi avevo chiesto tramite un sondaggio sul canale WhatsApp se farlo modalità stencil o modalità adesiva. Guarda che bello che è. Al di là del risultato ho scelto di fare il primissimo numero con l'adesivo perché se non mi piace posso sempre tornare indietro. Se invece lo facevo di vernice poi dovevo ripitturare tutto di nero. Quindi proviamo così. Apro anche lo 0 così ho le forme belle visibili e tac. Ho iniziato quindi posizionando i numeri in basso a destra sul portone per capire da lontano come sarebbero venuti. Ho lasciato praticamente 18 cm sopra e 18 cm da parte in modo tale che il numero sia posizionato equidistante dai vari bordi. Dovrebbe andare bene così. Io direi di iniziare, che Dio ce la mandi buona. Primissima cosa da fare è spostare il numero bianco sulla pellicola di trasferimento. Raga, come sapete io sto imparando tutto sul campo, non ho mai fatto questa cosa, non so se va bene farlo così. Dopodiché allinearlo, ruotarlo e centrarlo esattamente nella posizione giusta. Adesso partendo proprio dallo spigolo più a destra inizio a pressarla forte. Qua adesso non c'è più bisogno di lasciarla attaccata perché tanto questo comanda. Ok, tutto il numero l'ho appiccicato per bene seguendo tutte le pieghette. L'unico problema è che quando arrivi sotto ci sono queste fessure qua e quindi qua è un bel casino. Adesso tiriamo via questa qua di plastica. Vediamo. Attenzione, oh, rimane su, Attention please. Ok. Va bene. Primo step fatto. Adesso vediamo la pistola termica cosa combina. Ho iniziato quindi a scaldare tutta la pellicola per farla aderire il più possibile alle pieghettine della Clair. Probabilmente ci saranno tutti quelli che fanno il wrap che staranno bestemmiando, ma va bene. Continuando così nella parte più in basso dove ho dovuto anche tagliare con un piccolo bisturi. Cioè, ma stai scherzando? Guarda qua. Minchia raga, mi è venuta strana io. Cioè guarda, ed è il primo numero che faccio in vita mia. Posso andare a wrappare le macchine adesso. Hai capito no? E ora andiamo avanti con lo 0. Ok, pellicola di trasferimento. Tiriamo via lo 0. Lì. Appiccichiamolo bene raga, partendo dal centro. Mamma mia, che perfezione signori. Partiamo con la pistola a caldo anche di qua. E signore e signori, ho completato finalmente il primo numero, 04. Guarda che bello che è venuto, mamma mia! Con tutte le pieghettine, guarda! E niente raga, felice del risultato, quindi ho deciso di mettere tutti quanti i numeri con la modalità adesiva. Un lavoro, devo dire, abbastanza lungo, ma dall'effetto finale spettacolare. Qua abbiamo il 2. Ah, attenzione! E piano piano durante quel pomeriggio ho continuato fino a completare gli altri 2 portoni che mancavano. E con questo abbiamo finito. Adesso raga io, non vorrei dire, ma guardate che risultato fantastico che sono riuscito a fare! I numeroni alla Fast and Furious sui garage. Cioè, ma che belli che sono! Stai lì che ti faccio vedere che ne apro una, guarda Cioè, guarda che bello! Col numerino che sale, tac, tutto bello equidistante in basso a destra. Un gran bel lavoro. Perfetto. Completati i portoni, dopo qualche giorno ho chiamato un'impresa di pulizie per fargli pulire tutto il pavimento esterno e i muri circostanti. Si sono messi lì piano piano con l'idropulitrice e in una giornata mi hanno ripristinato completamente i colori originali. Raga, vi posso assicurare che da quelle pareti sono venuti giù 35 anni di sporco perché il capannone, essendo stato costruito nel 90, gli anni sono quelli. Ora guardate, dopo tutto questo lavoro qui, che brillantezza che è venuta fuori. Pazzesco.
Sono passati circa 10 giorni dall'ultima clip che avete visto. Se vedete l'asfalto un pochino umido è perché in questi giorni, come sempre, ha piovuto. Ora la vera domanda è: dopo tutto questo lavoro di pulizia dei muri, del pavimento, modernizzazione dell'eclair del garage, posso secondo voi lasciare un asfalto così brutto, schifoso, con le righe bianche che non hanno senso? Chi è che parcheggia così, scusami? Ex proprietari, che minchia di parcheggi avete fatto? Mi sono recato quindi al colorificio del mio paese e gli ho chiesto tutto il materiale per pitturare di nero l'asfalto. Madonna mia raga, mi hanno dato vernice spartitraffico alcalidica. Che minchia vuol dire? Non lo so, speriamo sia buona. Allora, vediamo un attimo com'è fatta questa vernice qua. Olè! Mamma mia, è bella nera, Guardala qua, nera a specchio, si vede tutto il cielo. Poi mi hanno dato questo diluente nitro. Madonna mia. Quindi facciamo un po' e un po' dentro qui. Vediamo. Allora, metà, ok? E buttiamo un po' di questa. Ok, proviamo a mischiare. Sono andato a prendere il miscelatore. Così dovrebbe essere abbastanza densa, proviamo. La gancio rapido, molto bene. Allora, raga, che Dio ce la mandi buona, Vediamo come esce. Proviamo a vedere com'è. Ehi, attenzione, attenzione, un pochino colorato, Ci metterò 50 anni, ma secondo me qualcosina può uscire. Cioè, vi dico la verità, raga, non è male, Mi sa che non ho avuto una brutta idea. Una mano così proprio buttata lì a caso, guardate che bel nero. L'unica cosa è che quando ci avviciniamo, come vedete, ci sono dei pezzi un pochino che il rullo non riesce a raggiungere, che rimangono un po' color asfalto vecchio. Però non è un problema, perché tanto poi alla fine magari con il pennello tac faccio tutte le rifiniture, compreso anche i bordi. Infatti se vedete non sono rimasto attaccato al muro, lo vedremo poi. Signore e signori, siamo ufficialmente a metà parcheggio. Tutto bello nero su entrambe le mani. Ovviamente io non utilizzo i guanti, però guardate che carino che sta venendo. Dai, cavolo, è una figata, Bellissimo. E se nelle clip seguenti vedete una differenza di colore nelle immagini, è perché chiaramente questo lavoro l'ho eseguito in più giorni. Allora, come vedete mi sono fermato in questo punto qui perché da qua in poi l'asfalto purtroppo presenta un po' di buche, ammaloramenti, pezzi che vengono su, erba che cresce sotto, e quindi devo ancora capire come trovare una soluzione per queste cose qui. Adesso è arrivato il tempo di fare tutti i bordini. Che due palle. Allora, tra le varie cose sono andato a prendere 2 pennelli. Ce la farò a fare i bordini con questo qua. Vediamo. Vabbè dai raga, pensavo peggio. Continuiamo. E dopo 45 minuti totali di mal di schiena avevo finalmente completato anche quel lavoro. Il passo successivo a quel punto erano le nuove strisce bianche. Sono tornato quindi al colorificio. No, devo fare le righe, per quelle che ci sono proprio sull'asfalto. Va bene, ti ringrazio. Madonna mia, se pesa. Allora, le righe bianche si possono fare in 2 o 3 modi: o con la macchinetta automatica che fa tutto da sola, o con il compressore che fa la vernice a spruzzo, oppure con il famoso rullino. Io la macchinetta non ce l'ho, a spruzzo ho paura di fare un casino adesso che l'asfalto è bello nero brillante. Quindi facciamo tutto con questa minchia qua e vediamo cosa succede. Allora, l'idea sarebbe quella di fare una striscia bella grossa là all'inizio e poi le classiche righe bianche che fanno tutto il contorno sia da questo lato che da quello. Poi mi piacerebbe fare anche qualche altro disegno in mezzo, ma non so ancora cosa fare. Fatemi sapere se avete qualche idea nei commenti. Partiamo. Allora, primissima cosa, dobbiamo stendere lo scotch. Vediamo. E questa qua è una fase molto importante. Ok, prima messa, calcoliamo circa 10 cm, mettiamo la seconda. Com'è raga? Allora, sono andato un po' a occhio e devo dire che il mio occhio è bello preciso, non vorrei dire. Più che occhio preciso, avevo un muro di fianco da seguire, quindi è stato tutto abbastanza facile. L'unico mio timore vero era che lo scotch si staccasse non appena ci sarei passato sopra con il rullo. Facciamo un check dall'alto a vedere se è tutto dritto. Allora, qui ho fatto la riga un pochino più spessa perché è l'entrata. Qui c'è quel rotondino lì che è stato un po' difficile farlo. Qua c'è un piccolo pezzo obliquo, poi qua è tutta dritta fino in fondo. Perfetto. Qua si arriva all'angolo e qui, tac, c'è l'altro pezzo dritto. Dovrebbe essere tutto giusto. Adesso pituriamo.
Allora, vernice mescolata. Adesso ne metto un po' dentro qui, così non vado in giro con tutto il bidone che pesa una mazzata. Perfetto. Raga, ci siamo. 3, 2, 1, vai. Allora, è molto più difficile di quello che pensavo, perché il rullino è talmente piccolo che le setole non riescono a raggiungere in profondità dove c'è il nero. Vacca boia, questo è un problema. Cioè, vedete? Tutti i punti profondi rimangono neri. Quindi io direi facciamo tutto con il rullino e poi i pezzi sotto ancora col pennello, uguale a prima. E mentre vado avanti con la striscia, ci tenevo a ricordarvi che anche questo mese sono riuscito a superare i 100 euro di interessi ricevuti grazie a Trade Republic. Madonna mia, devo stare attento, guarda, un po' uscivo. Ma com'è che funziona sta cosa qua che ogni mese continuo a dirla? In pratica Trade Republic è una banca a tutti gli effetti con regolare licenza, quindi molto sicura. La differenza qual è? Che tutti i soldi che voi avete sul conto generano in automatico altri soldi. Questo perché? Perché Trade Republic prende l'interesse del 2,25% lordo annuale che viene dato dalla BCE e lo gira direttamente al cliente. Loro non si tengono niente, lo danno tutto a noi, capito? Tra l'altro a noi arriva direttamente il netto caricato ogni mese, perché il tutto è sotto regime amministrato, quindi le nostre tasse le pagano direttamente loro. E il primo lato è fatto. Più o meno, dai. Tra l'altro il conto corrente di Trade Republic non ha costi ricorrenti. Ti offrono anche una carta gratuita con la quale ricevete anche un save back ogni volta che la utilizzate. Te nella tua banca normale probabilmente paghi anche la carta di debito. Invece loro ti pagano per utilizzarla con il save back, cioè incredibile. Senza ricordare che senza nessun vincolo, semplicemente con i soldi depositati lì, completamente liquidi, ricevete l'interesse della BCE. Non capisco veramente chi è che non lo sta ancora facendo. Ti lascio il link in descrizione se vuoi sfruttare tutte queste feature che ti ho appena detto. Io vado avanti a fare la striscia. E dopo circa mezz'oretta, prima passata completamente fatta, adesso con questo qui facciamo la rifinitura. Ecco. Ma tu pensa se si può fare i lavori così di merda? Cioè guarda, metà l'ho buttata fuori, ma ti rendi conto quanto sono stupido? Allora l'idea qui sarebbe: cucio un po', faccio qualche colpetto, cucio un po' e faccio qualche colpetto. E se tanto mi dà tanto, il bianco ora si è diffuso per bene. Mamma mia che genio. Ok. Madonna mia raga, c'ho un mal di schiena che metà è abbastanza. Dio santo. Però abbiamo finito. Tutte le strisce ora sono belle piene di bianco. E ora finalmente arriva la parte più bella. Non sto più nella pelle, tiriamo via lo scotch e vediamo il risultato. Tanto qua ormai è asciutto e vediamo com'è venuto. Oh, attenzione, attenzione signori. Mamma mia, ma che bello che è. Andiamo via anche l'altra. Mamma mia, perfetta raga. Minchia, ma guarda che bianco intenso. Cioè è proprio, madonna, cioè proprio bianco. Non sono mai stato così contento di tirare su strisce bianche. Cioè, pazzesco. Madonna che bello. Perfetto. Pazzesco. Cioè guarda come è venuto bene. Guarda come è venuto bene. Sembra che in questo punto qui hanno rifatto l'asfalto. Cioè bellissimo. Anche il pezzo qua rotondo, guarda. Si vede che ho studiato da geometra o no? Mamma mia, ma che figata. Ora potevo aver pulito tutto bene fuori e lasciare sporco marcio dentro? Assolutamente no. Così nei giorni successivi ho richiamato l'impresa di pulizie per farmi rimettere a nuovo anche il dentro, spazzole, aspiratori, lavapavimenti e chi più ne ha più ne metta. In mezza giornata anche quel locale era tornato in perfette condizioni, catapultando così al paragrafo successivo della costruzione dei garage: iniziare l'ambiente interno. E qui raga vi assicuro che ne vedremo delle belle. Visto e considerato che a me piace fare le cose un pochino strane, questi qua dietro di me non saranno soltanto garage, ma voglio fare anche una piccola zona chill sul lato sinistro. L'idea infatti sarebbe quella di utilizzare le 3 postazioni a destra come parcheggi e dedicare l'ultima ad uno spazio attrezzi barra relax con tavolino, divanetti e molto altro. Pensate aprire la porta del garage e ritrovarvi in questa zona con divanetto, attrezzi sulla parete, un mini frigo per le bevande, tavolini per stare in chill con gli amici, una TV e dietro di me tutte le macchine parcheggiate belle in fila con tutti i fari puntati sopra. Sarà bellissimo. E quindi signori, partiamo finalmente con la costruzione dell'interno dei garage. La primissima cosa da fare è pitturare tutto, però dato che le luci ci danno fastidio, tiriamo giù quelle. Allora, prendiamo la scaletta. Tiriamo giù dal quadro le luci del seminterrato che sono qui. Perfetto. Non c'ho voglia di prendere la scossa. Praticamente sotto ad ogni pilastro c'è questa vite qui da tirar giù, tac 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 tac, e dovrebbero venire via tutte.
Ho così, dopo aver tirato giù la corrente, sganciato tutte le lampade del garage. Ok, tutte le luci adesso sono posizionate per terra e adesso scompariranno. 3, 2, 1. Eccoci qua, guarda che bello che è, tutto pulito. Ora, giusto per farvi capire, i colori saranno questi qua: soffitto completamente nero, pareti grigio scuro con dei pezzi di legno e pavimento nero con piastrelli in PVC con degli inserti colorati. E adesso vi faccio vedere. Allora, eccole qua. Adesso ne metto giù un po' così vediamo come stanno. Ho detto PVC, ma in realtà sono piastrelle in polipropilene e ho scelto questa soluzione perché oltre ad essere economica è facile da posare e se un domani voglio modificare la texture ci metto veramente poco. Allora, da questa parte qui abbiamo questo giallo bello acceso brillante, da quest'altra parte abbiamo un rosso fuoco molto in linea con i colori del capannone. Adesso io farò esattamente quello che mi direte voi. Sulla mia pagina Instagram pubblicherò un post questa sera e sotto in descrizione ci sarà un sondaggio nella quale vi chiedo di scegliere quale colore posare e ovviamente quello che vincerà poi lo farò. Due considerazioni veloci per aiutarvi nel sondaggio. Il pavimento con gli inserti rossi riprende un po' lo stile di tutto il capannone, quindi diciamo che mantengo la stessa linea di design. Il pavimento con gli inserti gialli invece, proprio perché tutto il capannone ha delle peculiarità rosse, questa qua diventerebbe una zona dove finalmente il colore è diverso. E poi attenzione, il giallo sta bene con le pareti in legno, quindi pensateci, io farò quello che dite voi. Allora, dato che non voglio pitturare anche le pareti di nero, tappezziamo tutto con questo celofan qui. Primo rotolo più o meno steso tutto. Proviamo adesso a tirare giù il celofan a vedere cosa succede. Io ho paura che cade. Allora, attenzione signori. Ehi, raga, dai, attenzione, sta venendo, sta venendo. E una volta messo tutto il celofan sulle pareti e coperto per bene i muri, ho preparato la stessa pistola a spruzzo che ho utilizzato per i garage. Sono passato poi dal colorificio con palo di tutine, vernice e occhiali. Tutto era pronto per iniziare a verniciare. Questo video qua mi sto stancando parecchio, ve lo dico. Riversiamo metà di qua. Allora mi hanno detto di diluirla del 10%, questi qua sono 14 litri diviso 2, 7,7. Però mi ha detto di iniziare bassi, quindi vabbè, riempiamo una di queste e vediamo cosa succede. Allora, vediamo com'è. Tanica preparata, cambiamoci. Ok ragazzi, siamo pronti. Chiediamo tecnica scientifica, pronto a pitturare. Accendiamo la macchinetta. Facciamo prima una piccola prova. Allora, com'è che sta venendo raga? Dai, continuiamo al prossimo video.